Mamma mia. Oggi vado a fare un dolce straordinario. Per la mia personalissima classifica è uno delle ricette, dei dolci più difficili da realizzare, ma dà sempre una soddisfazione incredibile. Dolce che i napoletani hanno fatto diventare qualcosa di mitico, ma in realtà l'origine di questo dolce è francese, il Savarin. A Napoli diventa babà o babà, ancora meglio, e diventa qualcosa di assolutamente sublime. Al di là delle chiacchiere avrò fatto arrabbiare qualche napoletano, ma non vi dovete assolutamente offendere. Cominciamo dalla bagna. Accendo il fuoco sotto una pentola, metto acqua e zucchero. Si fa sciogliere bene e si porta a bollore. Allora, mentre qui sta andando, cominciamo a mettere nell'impastatore. L'impastatore, in questo caso vi dico la verità, serve. Allora, cominciamo dal mettere la farina, lo zucchero, il sale, lievito di birra, lo sbriciolo leggermente, ma non c'è bisogno di fare tanti lavori perché poi dovrà lavorare così a lungo che grossi problemi non ce ne saranno. Metto qui di lato, metto un pochino di uova, parto da un paio di uova, sono cascate a tre, ma non succede niente, e si comincia a fare impastare. Una volta che la farina, soprattutto quella superficiale, è stata inglobata, si mette alla massima velocità. Se lo fate subito, la farina spara da tutte le parti. Mentre l'impasto sta sbattendo, sentite il rumore, vedete? Qui è arrivata a bollore, a questo punto si spenge, si fa raffreddare un momento e poi si aggiunge l'aroma che si preferisce. Ora sarà veramente molto rumorosa la cosa, però noi abbiamo scelto il classicissimo rum, però voi potete decidere di mettere per esempio il limoncello. Mi raccomando, fatelo raffreddare un pochino e poi metteteci l'aroma. Intanto qui sta continuando a sbattere. Allora, abbasso la velocità perché ora piano piano cominciamo a far inserire il burro e lo mettiamo un po' per volta. Una volta che vedete che il burro è stato assorbito, ne aggiungete un altro po'. Io non lo so se l'ho detto prima, ma una delle cose importanti per fare il babà è che ci vuole una farina di forza. In questo caso noi abbiamo utilizzato la Manitoba, che ormai si trova, dico la verità, abbastanza facilmente. Appena il burro è completamente assorbito, qui ancora c'è qualcosina, ma veramente poco. Si fa girare un minutino e poi si aggiungono altre 2 uova. Aumento la velocità e faccio sbattere per almeno 1-2 minuti. Abbasso la velocità, mi raccomando, non mettete le uova quando va al massimo perché vi fate una doccia. E aggiungo le uova. La pace, la liberazione, tutto questo rumore mi stava infastidendo. Ok, guardate che bellissimo impasto elastico. Bello, bello proprio. Metto la pellicola, buco, metto un panno sopra e ora si mette in un luogo tiepido a lievitare. Deve raddoppiare, quindi ci vediamo al raddoppio. Quanto tempo ve lo dico dopo perché dipende dalla temperatura. Guardate che meraviglia, qui a dire la verità si è anche più che raddoppiata. Ora si rimette nell'impastatrice e si fa sbattere per almeno un paio di minuti.
A che serve quest'altra fase che abbiamo fatto? Per ridare ancora più forza alla pasta. Ora vado a fare una cosa che è complicata, vi dico la verità, non mi è mai riuscita, quindi se mi dovesse riuscire ora è esattamente la prima volta. Cucchiaio andrebbe fatto a mano, ma io non sono in grado di farlo. Quindi prendiamo una buona dose di impasto. L'impasto l'ho messo in una sac poche. Volete sapere per quale ragione? Perché non sono capace a manipolarlo. Prima l'ho sparato da tutte le parti. Anche questo non sarà semplice. Si mette nello stampo, metà. È molto elastica, quindi dovete fare un po' attenzione. Allora, intanto, preso dal mettere l'impasto, mi sono dimenticato di dirvi. Questo, diciamo, è la forma classica del babà. Sono tutti con lo staccante. Forma classica e, diciamo, quest'altra forma che è abbastanza carina. Volete sapere perché c'è anche questa qui che è un'imbucata, che è una per la crostatina? Perché avevo finito questi stampi. C'aveva un po' più di impasto. Allora, ora vanno a lievitare nel forno spento, devono arrivare al bordo e come dice, superare leggermente il bordo. A quel punto sono pronti. Io le metto nel forno a lievitare. Allora, guardate, questi li ho tirati fuori dal forno spento perché avevano già raggiunto la lievitazione che a noi serve. Conviene fare questa cosa qui, nel senso che si tolgono e poi si aspetta magari 1 o 2 minuti gli altri. Ora vado a vedere se gli altri sono pronti. A questo punto metto questi nella teglia, si va in forno 200 gradi per 20 minuti. Comunque il babà deve asciugare bene, deve essere, ora non dico secco, ma quasi. Allora, guardate bellini, anche qui la sensazione che siano venuti bene è anche la leggerezza, lo sentite proprio a mano, Poi naturalmente c'è qualcuno che viene meno bene, guardate questo, oppure qualcun altro che nel tentativo di toglierlo zan zan si è aperto a metà. Abbiamo forzato, bastava fare un po' di attenzione, ma questo qui io lo ricostruisco e me lo mangio io. Allora, sto scaldando la bagna perché vanno inzuppati. Una cosa importante, ora ve lo dico, questo anche per voi, fateli il giorno prima di quando le andrete a utilizzare, perché più si asciugano, più diventano buoni, più prendono anche la bagna. Allora, visto che devo assaggiarlo, visto che lo devo fare io, vi dico il modo in cui mi piace di più in assoluto. Mangiarlo da solo, assolutamente sì, ma con la panna per me diventa qualcosa di divino. Quindi vado a montare un po' di panna fresca, zucchero a velo e faccio montare col dito, proprio sentite, mettete il dito dentro e se sentite il caldo ma non il bollente è perfetto, si spenge. Allora vado a mettere i 2 che assaggerò io in questa forma e questo bruttino, metto questo qui. Si devono spugnare molto molto bene. Prima di rischiare di fare il burro, l'assaggio. Perfetto. Strizzo leggermente e metto in questa sorta di è uno scolafritti. Faccio raffreddare 2 secondi e poi si toglie l'eccesso di bagna. Ora si devono strizzare a 2 mani. Sapete che ho scoperto in questo istante? Ho scoperto che invece di bruciarmi una mano sola, me ne sono bruciate 2. È interessante questa cosa. Comunque sono veramente una spugna, fantastici. Guardate, si strizza come se fosse una spugna, vedete? Comprimo, avete visto? Si riprende subito la forma, fantastico. Ok?
Ora mi sciacquo le due mani. Intanto questo qui lo taglio a metà. Un rinforzo di rum. E ora parte la fase godimento supremo. Babà in purezza. Che devo dire? Posso stare zitto per una mezz'oretta e me ne mangio 10 così? No, perché faccio una cosa, apro un pochino, rinforzo di rum, panna, 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 panna. Ma se do un morso e mi giro? No, è brutto, Devo riuscire a fare in modo, come si dice, preciso, senza... Difficile, questo. In questi casi avere i baffi non è bello. No. No, io veramente vi invito a farli perché arrivare in questo momento e prenderlo, farcirlo con la panna, mangiarlo con tutta la soddisfazione del mondo, ma mamma mia. Straordinario. Grazie Enzo.